Quest'oggi parliamo di un'opera di Andy Warhol che si chiama Disquieting Muse ed è ispirata a un artista italiano molto più vicino a noi, Giorgio De Chirico, che appunto dipinse questo dipinto ripetuto appunto più volte che intitolò Le Muse Inquietanti. Il dipinto di De Chirico fu realizzato per la prima volta nel 1918 a Ferrara ed è la sua opera più famosa del cosiddetto periodo metafisico. Un quadro che rappresenta la piazza di Ferrara con sul fondo il castello Estense e anche però degli edifici più antichi accanto ad esso e delle ciminiere moderne di una fabbrica. Sulla destra c'è un porticato e in primo piano ci sono due figure abbastanza enigmatiche, una seduta con le braccia incrociate e una in piedi. Queste due figure sono state interpretate a lungo come le muse, quindi due figure femminili, però io ho qualche dubbio su questa interpretazione, nel senso che mi sembrano più una coppia di genitori, una madre seduta con le braccia incrociate e una figura invece stante, che forse potrebbe riferirsi al protettore delle muse, ad Apollo, una figura maschile volta di spalle, e questo potrebbe essere suggerito dalla muscolatura molto sottolineata che si può vedere e anche che si può vedere nella schiena del personaggio di sinistra e che anche dalla forma di pungible della sua testa, che è un riferimento non propriamente femminile. In primo piano poi ci sono anche una scatola e altri oggetti misteriosi sparsi qua e là. Quindi dove sono le muse? Le muse sono forse una presenza evocata più che rappresentata. Ci sono state poi altre interpretazioni di questo dipinto che lo hanno avvicinato a una fuga in Egitto, in particolare a una fuga in Egitto di Caravaggio, in cui appunto il padre e la madre sostano, si siedono, aspettano e la figura del figlio sarebbe raffigurata da un'ombra che proviene da fuori campo sulla destra e che rappresenta il cavalletto, cioè rappresenta la pittura o il pittore, che sarebbe appunto il figlio ritornato in Italia nella via del ritorno alla patria originale della sua famiglia. Questo dipinto suscitò subito grandissimo interesse e fu esposto alla prima mostra che De Chirico fece subito dopo la guerra a Roma nel 1919 della sua pittura metafisica. Questa mostra fu molto controversa, tant'è vero che Roberto Longhi, il famoso critico che aveva sostenuto i futuristi e Boccioni, in questo caso fu assolutamente contrario e scrisse un articolo feroce intitolato Il Dio ortopedico contro la pittura di De Chirico, la pittura metafisica di De Chirico, invocando invece un ritorno alla buona pittura, cosa che poi De Chirico fece, non si sa quanto polemicamente nei confronti di Longhi anche, dicendo: volete la buona pittura? Vi faccio la buona pittura che mi avete chiesto. Ma questo atteggiamento di incomprensione per quello che De Chirico faceva fu caratteristico di tutta la vita dell'artista. Come abbiamo visto, Longhi stronca duramente la pittura metafisica, che successivamente invece sarà considerato come l'unico momento importante modernista della pittura di De Chirico. Nei decenni successivi, quando De Chirico appunto si rivolgerà a una rielaborazione dei maestri antichi, questa sua rielaborazione verrà interpretata come un abbandono dell'avanguardia, del modernismo, e quindi il suo unico periodo vero, positivo, buono è considerato quello metafisico, e i quadri di De Chirico venivano semplicemente considerati quelli della metafisica oppure quelli brutti, cioè quelli successivi al 1919.
Ritornando alle Muse inquietanti, quest'opera ebbe una vicenda abbastanza singolare e importante per tutta la carriera di De Chirico, nel senso che fu subito acquistata da Attilio Vallecchi, un collezionista di Firenze che era molto importante in quanto era editore di importanti riviste e testi d'avanguardia. Però nel 1921 Vallecchi cedette a Giorgio Castelfranco questo quadro, che per Giorgio Castelfranco fu un quadro preziosissimo, lui non se ne volle mai separare, fino al 1939, quando si rese conto, essendo ebreo e con una moglie ebrea, del rischio che correva la sua famiglia con le leggi razziali, e accettò di vendere quest'opera per permettere ai figli di rifugiarsi e di studiare negli Stati Uniti. Comunque l'episodio fondamentale è che quando De Chirico va a Parigi e incontra i surrealisti, incontra Breton e Paul Éluard, questi subito si interessano alle sue opere metafisiche, ma non sono disponibili sul mercato. Infatti Paul Éluard viene nel 1924 apposta in Italia e chiede appunto insistentemente a De Chirico le Muse inquietanti e a Castelfranco. Castelfranco si rifiuta di vendergliele e De Chirico dice, molto semplice, risolve la situazione, ridipingo l'opera, rifaccio l'opera. L'opera non è esattamente uguale a quella del 18 e in seguito tutte le repliche che De Chirico farà non sono esattamente uguali. L'opera del 18 è estremamente ricca di colore, diciamo che ha un impasto che quasi già si avvicina ai quadri che De Chirico dipingerà di stile barocco. Ha una pennellata molto densa e anche una gamma cromatica molto complessa. Ha inoltre due piccoli dettagli che non verranno mai notati e che non ci saranno più nelle opere successive, cioè due dripping, uno addirittura orizzontale, realizzando e girando la tela, nascosti da delle ombre, e credo che il significato di questi dripping sia che quest'opera non è una raffigurazione, ma è un'invenzione pittorica. E questi due dripping mai notati forse lasciarono l'amaro in bocca a De Chirico, che non li ripeté più. La copia realizzata per Paul Éluard nel 1924 fu poi esposta nella famosa mostra a Parigi di De Chirico del maggio del 1925, in cui appunto lui incominciò ad essere visto come il precursore dei surrealisti. Questa posizione fu mantenuta poi a lungo, in quanto De Chirico poi venne presentato negli Stati Uniti, in particolare da Alfred Barr, che fece questa famosissima mostra al MoMA nel 1936 intitolata The Fantastic Art, come il precursore dei surrealisti. I surrealisti cercavano di avere una specie di padre nelle avanguardie storiche degli anni 10, ne avevano bisogno per essere, o ne sentivano il bisogno per essere accreditati, e quindi De Chirico venne ad assumere questa posizione, che ancora oggi è molto consolidata nella sua lettura presso gli americani in particolare. La necessità di ripetere, ridipingere soggetti, opere realizzati negli anni 10 del periodo metafisico divenne molto pressante per De Chirico in seguito anche ad un'altra situazione, cioè nel 1919 Mario Broglio, che aveva fondato la rivista Varoli Plastici, una rivista molto importante d'avanguardia che fu pubblicata fra il 1918 e il 1922, praticamente acquistò da lui e anche da altri artisti come Morandi tutta la produzione metafisica che era disponibile sul mercato. E con il suo finanziatore stipulò una sorta di contratto per cui queste opere non potevano essere rivendute prima di 10 anni, cioè diciamo verso il 29, perché credeva, era convinto che la loro novità fosse così forte e così dirompente che non avrebbe permesso di valutarle nella loro reale importanza per lungo tempo.
Naturalmente nel 1929 ci troviamo di fronte alla grande crisi economica che arrivò in Europa con un pochettino di ritardo, ma che comunque pesò fortemente anche sul mercato a Parigi e in Italia nei primissimi anni 30. Quindi diciamo che queste opere si resero disponibili verso la metà degli anni 30, soprattutto al collezionismo italiano, e allora poterono confluire in altre collezioni come quelle di Rino Valdameri o di Feroldi, ma per quel periodo in cui erano fortemente richieste dalle avanguardie parigine non lo erano, e quindi De Chirico, che si sentiva l'autore, il proprietario morale di queste immagini, incominciò a riprodurle sistematicamente. Questa immagine che De Chirico era valido soltanto per la sua produzione metafisica continuò molto a lungo e soprattutto negli Stati Uniti. Quando Barr fece questa mostra al MoMA, nello stesso momento De Chirico venne nel 36-37 a vivere per 1 anno e mezzo a New York, e in questo momento espose le sue ultime opere, le opere realizzate in questi ultimi anni della sua carriera, in una galleria privata, ma questa realtà di una pittura completamente diversa da quella metafisica rimaneva in un certo senso parallela e non riconosciuta dalla critica ufficiale. Nel 1941 un altro personaggio molto importante della scena americana, James Sobey, scrisse un fondamentale libro in inglese su Giorgio De Chirico, The Early De Chirico, in cui considerava praticamente solo le opere metafisiche e liquidava in 2 parole assolutamente negative, come se fosse improvvisamente impazzito, tutta la produzione successiva, cosa che ovviamente non piaceva per niente a De Chirico, che si sentiva sempre incompreso. Lo stesso atteggiamento di una forte discriminazione tra le opere metafisiche e le opere successive del 1920 venne riproposta nel 1949 sempre al Museo Modern Art nella famosa mostra 20th Century Italian Art. Nello stesso periodo, però, nell'immediato dopoguerra, De Chirico, che viveva a Roma, era l'artista più pagato d'Italia. Era molto conteso, soprattutto tra gli emergenti ricchi della nuova industria italiana, e aveva un suo mercato e un suo riconoscimento. Però, essendo sempre così richieste le sue opere metafisiche, accanto alle opere più eclettiche, diciamo così, che lui aveva sviluppato poi dalla metà degli anni '20, anche riprese a fare decisamente un ritorno alla sua pittura metafisica, chiamandola anche neometafisica, e il soggetto delle Muse Inquietanti fu ripetuto molte volte, anche se continuamente con delle variazioni. Lo spunto per Warhol per interessarsi di De Chirico fu dato dalla mostra del 1982 ancora al MoMA, una mostra personale di Giorgio De Chirico del 1982, proposta ancora dal MoMA, questa volta curata da Robert Rosenblum. La mostra presentava 15 opere metafisiche, di cui metà circa donate da Sobey e altre di diversa provenienza, ma appartenenti tutte al museo, e che andavano dal 1900, da poco prima la partenza di De Chirico per Parigi nel 1911 fino al 1919. Poi c'erano 20 quadri degli anni 20 e dei primi anni 30 che erano esposti su un po' come un appendice al momento metafisico. Rosenberg inserisce quindi nel suo testo in catalogo l'arte di De Chirico nel contesto parigino, soprattutto sottolineandone l'importanza in rapporto al cubismo e l'aspetto di adesione a una poetica modernista. Però in un solo paragrafo distrugge completamente tutta la pittura successiva e la considera un esempio di eclettismo senza nessun reale valore pittorico.
Ma in quel periodo, negli anni '80, la situazione generale, culturale, della produzione artistica e della ricezione artistica era molto cambiata rispetto al 1949 e stava riaffiorando un nuovo interesse, per esempio, per l'opera di Picabia e una affermazione a livello internazionale della salvaguardia che erano aspetti non lontani dalle ricerche più tardi di De Chirico stesso. In quello stesso 1982 Warhol realizza una serie di ben 19 quadri e 11 disegni quando ancora in parte la mostra era aperta. Warhol conosce De Chirico personalmente, lo aveva conosciuto nel 1972 a Roma e poi si erano rivisti a New York quando De Chirico vi si era recato per una mostra che aveva fatto alla Gallery of Modern Art a Columbus Circle, un museo dedito, al contrario del MoMA, ad un'arte non modernista, ad un'arte in qualche modo più tradizionale. Stranamente, rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare, Warhol era interessato da questo aspetto non modernista dell'arte, non canonico, tant'è vero che nell'anno immediatamente precedente aveva prestato diverse opere della sua collezione personale a questo museo per un'altra mostra ed era legato d'amicizia a Mario Mamaia, il quale era stato nel suo studio ed era purtroppo stato ferito con lui nel 1968 e era diventato direttore di questo nuovo museo. Bisogna ricordare anche che Warhol fu tra i fondatori della New York Academy, una scuola d'arte che ancora oggi insegna ai giovani studenti come dipingere secondo i canoni più ufficiali e più accademici. Dopo il 1973 il legame tra Warhol e De Chirico, il legame personale, continuò con una frequentazione sia a Roma sia a Venezia quando Warhol vi si recava e con moltissime fotografie Polaroid che Warhol scattò di De Chirico stesso. Egli Warhol si sentiva in qualche modo affine a De Chirico, c'era una istintiva intesa tra i due artisti. Anche perché Warhol si era sentito molto incompreso nel suo lavoro e lo scandalo che avevano suscitato le opere di De Chirico lo riviveva come un eco dello scandalo che avevano suscitato le sue stesse opere. Inoltre, dopo l'attentato, che l'aveva gravemente ferito e portato in fin di vita nel 68, Warhol era stato in fin di vita per queste gravi ferite che ne aveva riportato e aveva avuto un periodo di grandissima crisi. Durante tutti gli anni 70 praticamente smette di dipingere e la sua arte non è più così alla ribalta come lo era stato precedentemente. Solo in seguito, collaborando con Basquiat, collaborando con altri giovani artisti, lui riprenderà in effetti il pennello in mano. Bisogna dire che quello che l'aveva colpito enormemente della mostra di Chirico al MoMA del 1982 era stata una pagina del catalogo che riproduceva in una doppia pagina 18 versioni delle muse inquietanti realizzate da De Chirico tra il 1945 e il 1962. Questa doppia pagina era stata pubblicata da Carlo Ludovico Raghianti sulla rivista Critica d'Arte e riportata tal quale nel catalogo del MoMA. Vedendo questa pagina immediatamente Warhol pensa alla sua opera, cioè al fatto di questa ripetizione molto fitta e molto numerosa di uno stesso dipinto che in qualche modo perde la sua identità e diventa un prototipo. Lo scandalo delle ripetizioni delle muse sembra per lui lo scandalo suscitato dalle sue opere e in un certo senso la riduzione a prototipo delle sue opere. In questo senso bisogna fare un passo indietro. Nel 1962-63 la Monna Lisa di Leonardo era stata esposta sostanzialmente per motivi politici dal governo francese prima a Washington e poi a New York, dove era stata vista da ben 2 milioni di visitatori.
Nel 1963 dipinge quindi Warhol dipinge quindi la Mona Lisa esattamente con lo stesso principio con cui aveva dipinto nell'anno precedente, nel 1962, le Campbell Soup o il ritratto di Marilyn, sorridente e bellissima, subito dopo la sua morte, quasi per ricordarla viva in tutta la sua vivacità. Quindi quando nel 1963 invece delle Campbell Soup e della Marilyn, che erano comparsi, della Marilyn che in seguito alla sua morte era comparsa in moltissimi giornali come se fosse quasi un prodotto da vendere, Warhol dipinge questa volta la Mona Lisa, ridotta anch'essa a un prodotto da vendere, a un prodotto di consumo. E dà un titolo molto particolare a quest'opera, la chiama 30 Times Are Better Than One. È un'opera in bianco e nero in cui lui praticamente con diverse sfumature più o meno inchiostrate, più o meno con ricchezza di colore, riproduce una immagine molto schematica della Mona Lisa. L'idea che molto sia meglio di poco è un'idea tipica del consumismo americano e in questo senso lui fa anche molto umorismo rispetto a quello che era l'idea del pezzo unico, l'idea del capolavoro. Praticamente la Mona Lisa viene ridotta ad un partner che è potenzialmente ripetibile all'infinito e ridotta a un prodotto di consumo che non ha più nessun valore per i suoi dettagli e per la sua bellezza, ma semplicemente come memoria di qualcosa di straordinario. È un'opera questa, 30 Times Are Better Than One, che ovviamente porta a riflettere sul rapporto tra la cultura e i mass media, quanto i mass media possono modificare, elaborare un oggetto che normalmente è considerato culturale. In questa riproduzione ovviamente è impossibile ammirare il dettaglio, è impossibile godere la qualità pittorica e si tratta semplicemente di una trasformazione che fa rileggere l'opera del passato assunta a simbolo della pittura in generale, ponendoci anche delle domande e quindi anche delle domande sul concetto di originale. Tutto questo si può riallacciare a un famoso scritto di Walter Benjamin, The Artwork in the Age of Mechanical Reproduction, uno scritto del 1935 pubblicato in francese a Parigi l'anno successivo, cioè nel 1936. In questo scritto, fortemente ideologizzato da un punto di vista della teoria di approccio all'arte sviluppata da Marx e dal comunismo, Benjamin ritiene che la riproduzione dell'opera d'arte sia un fatto estremamente positivo in quanto distruggerà l'aura che circonda il dipinto unico, il pezzo unico, l'originale. In questo modo, perdendo l'aura, l'originale non sarà più necessario essere visto o essere goduto di persona, ma potrà essere goduto attraverso moltissime riproduzioni e quindi diventare un oggetto più popolare. In effetti questo processo di immagine popolare derivata da un prototipo unico e conservato in un solo posto, invece le immagini si diffondono su tutto il pianeta e sono anche economicamente accessibili a tutti, invece di distruggere l'aura la aumenta e trasforma la stessa fruizione dell'originale. Su questo discorso credo che l'opera di Warhol sia assolutamente fondamentale. Quindi diciamo che Warhol ritorna in seguito alla mostra di De Chirico al MoMA del 1982 su questo esempio che aveva già sperimentato nella Marilyn. In questo caso però fa soltanto 4 immagini, non così numerose come le 30 precedenti,
e le opere che fa, che appunto sono abbastanza numerose, non numerosissime, sono però una commissione di un importante collezionista italiano, Carlo Bilotti, che gliele fa realizzare praticamente tra aprile e giugno 1982. Carlo Bilotti era un personaggio a cavallo tra gli Stati Uniti e Roma, dove ora, alla sua morte nel 1906, lui ha fatto una importante donazione di 23 opere, tra cui 17 dipinti di De Chirico, alla Orangerie di Villa Borghese, e a memoria appunto di questa sua attività di collezionista che si svolse tra New York, Roma e la Florida, dove pure aveva una casa. Fu un collezionista estremamente eclettico che commissionò opere non solo a Warhol ma anche a Dalì, per esempio, e aveva diversi ritratti, diversi generi, e era estremamente curioso e vivace. Queste opere appunto commissionate da Bilotti furono esposte, le opere di Warhol furono esposte da novembre a fine gennaio del 1984 al Campidoglio, e fu pubblicato in questa occasione un catalogo a cura di Bonito Oliva. Poi nella primavera successiva furono esposte invece alla Marisa del Re Gallery qui a New York. La cosa interessante della riproposizione delle muse di De Chirico da parte di Warhol è anche che lui non si rifà all'opera del 1918 che abbiamo visto prima, ma ad un'opera molto più tarda, del 1960, abbastanza simile a questa che vi mostro, che è del 1956. Le differenze apparentemente tra le due non sono molte, forse sono soprattutto di proporzioni, anche se nelle varie riproposizioni di questo soggetto da parte di De Chirico sono notevoli i cambiamenti di pennellate di stile. Ci sono versioni più ricche di colore, più barocche, quindi più vicine al tipo della prima versione, e invece altre molto più stilizzate, molto più piatte, che sembrano quasi esse stesse riproduzioni stampate. La rielaborazione di Warhol del soggetto di De Chirico è quindi interessante perché si rifà non a un esemplare canonico e acclamato come un capolavoro, ma proprio a una di quelle riproduzioni che venivano mal viste, che venivano considerate una speculazione di mercato. De Chirico infatti veniva accusato di voler rivendere più volte lo stesso quadro, rifacendo e riproponendo questo stesso soggetto. Warhol capisce benissimo questo discorso sulla riproduzione, sul ritorno, sulla serialità, e gli interessa particolarmente, e con la sua autorità di artista ormai internazionalmente considerato una star, vuole proprio porre l'attenzione non sull'aspetto di De Chirico come precursore dei surrealisti, ma come precursore di una prassi, di una realtà che sempre più toccava la contemporaneità, cioè il rapporto con i media, il rapporto con il pubblico, il rapporto con il mercato e la moltiplicazione dell'opera d'arte di fronte a questi nuovi modi di comunicazione. La riproposizione di De Chirico fatta da Warhol è solo di quattro volte, e le figure sono specchiate, cioè sono destra-sinistra, i profili sono marcati, e le quattro opere diventano praticamente una sola per un gioco di colore che passa delle fasce di colore abbastanza geometriche, che passano da un dipinto all'altro e che costituiscono una griglia di continuità tra le quattro immagini. E questa è una cosa molto interessante, perché lui non riproduce neanche l'interezza del dipinto. Per esempio taglia la parte più bassa con la scatola in primo piano, non nota l'ombra del cavalletto, che era stata interpretata addirittura come una rappresentazione dell'artista e del pittore presente nella scena, ma riduce tutto a qualcosa di molto più geometrico, di molto più squadrato, naturalmente secondo il suo stile.
ma soprattutto secondo una semplificazione dell'immagine che è quella che avviene nella percezione frettolosa dello spettatore che non guarda l'originale ma che guarda una riproduzione. Per esempio anche l'alba, no, o il tramonto che si vedono con questi colori scalati sul fondo praticamente sono cancellati da queste fasce di colore che uniscono l'uno all'altro. Quindi non gli interessa a Warhol la bellezza, la qualità dell'originale, come non gli interessava nella Mona Lisa, ma gli interessa piuttosto lo stereotipo, gli interessa il lavoro seriale come lavoro importante nell'arte contemporanea. E quindi come una nuova chiave di lettura io ritengo che quest'opera sia molto importante da riconsiderare oggi come chiave di lettura dell'attività di Warhol in generale, ma anche e soprattutto di quella di De Chirico.